Amici di Planet Spin, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo appuntamento dedicato al nostro tutorial che stiamo facendo sulla pesca a spinning in mare. Andremo a descrivere le principali tipologie di recupero che possiamo effettuare utilizzando ovviamente le nostre esche artificiali. Il nostro scopo finale è sempre quello di andare a stimolare il pesce predatore all'attacco e molto spesso consiste nel riprodurre con la nostra esca lo stesso movimento di un pescetto che vuole sfuggire ad un predatore. Alcune volte dovremmo capire se fare una presentazione più lenta, rallentando, o magari più veloce, accelerando la nostra azione di recupero. Le diverse tecniche di recupero possono variare in conseguenza anche delle caratteristiche dell'esca, ma spesso differiscono anche in base al predatore che decideremo di andare ad insidiare, di provare ad insidiare. Seguitemi in questo video che potrà essere utile sia a chi da poco muove i primi passi nella pesca spinning in mare, ma che potrà dare degli spunti di miglioramento anche chi è già tecnicamente più esperto. Andiamo! Ora ci faremo aiutare da alcune immagini grafiche in sovraimpressione in modo da capire a che punto siamo diciamo, tra i vari punti della scaletta che abbiamo preparato, quali sono gli argomenti già trattati e quelli che affronteremo in seguito. Ricordo che questo tutorial è un concentrato di piccole pillole che trovate maggiormente approfonditi nel nostro ebook che trovate sullo shop Amazon in spedizione gratuita per gli utenti Prime. Vi lascio tutti i link e riferimenti in descrizione e vi ricordo che l'acquisto di questo manuale, di questo ebook, è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Potremo suddividere i vari tipi di recupero collegandoli anche agli artificiali e ai predatori che ne prevedono un preciso utilizzo. Per fare un esempio, i predatori come la spigola preferiscono esche che emettono molte vibrazioni ma che viaggiano a media o bassa velocità e spesso li troviamo nei pressi del fondale. Caso opposto, sempre per fare un esempio, il pesce serra, che è richiamato da esche molto rumorose che si muovono molto spesso sulla superficie dell'acqua a velocità elevate. Andiamo adesso a descrivere le principali tipologie di recupero. Queste tipologie di recupero vanno bene sia per la pesca a spinning in mare o per la pesca con gli artificiali in genere. Partiamo dal recupero lineare, lento o veloce, senza gercate. Questo tipo di recupero consiste nel recuperare il nostro artificiale linearmente, sfruttando le caratteristiche costruttive proprie dell'esca. Questa esca può avere un movimento a seconda della presenza e della forma della paletta, per esempio, ma anche dalle dimensioni del corpo, dal bilanciamento interno della pesistica e altri fattori. Questo tipo di recupero è ideale per sistemi pescanti siliconici come gli shad, i Minnov o, per fare un esempio, il Black Minnov e similari, ed è dedicata a tutti i predatori, soprattutto la spigola. Recupero con gercate, lento o veloce. È identica a quello che abbiamo appena descritto, ma intervallando di tanto in tanto ai giri del nostro mulinello anche delle gercate, quindi i movimenti laterali della canna, più o meno ampie. Le esche principali che possiamo utilizzare e sfruttare con questo tipo di recupero sono principalmente
i Minnow, i jerk Minnow e soprattutto i long jerk. È un recupero ideale per tutti i predatori, tra cui maggiormente il pesce serra, i tunnidi, molto spesso il barracuda, soprattutto sugli stop, e altri predatori del sottocosta. Parliamo adesso del recupero skipping. Con questa tipologia di recupero andremo a simulare un pescetto che schizza sul pelo dell'acqua per sfuggire al predatore che lo insegue. Di solito lo si effettua con una canna alta a velocità di recupero abbastanza elevata, utilizzando quelle esche che vengono definite skipping lure, che sono molto spesso anche needle, lipless, ma anche dei piccoli jig possiamo skippare sull'acqua. Questo tipo di recupero è ideale per predatori veloci come il serra, la lampuga, la lecciamia anche, e i tunnidi in genere. Parliamo adesso invece del recupero VTD, Walking the Dog. È un particolare tipo di recupero che si svolge sulla superficie dell'acqua e viene praticato con esche specifiche che sono definite VTD, ovvero Walking the Dog. Va a simulare, ecco, quello che è il percorso di un cane che noi portiamo a guinzaglio, per intenderci, per fare una similitudine. Da qui deriva il nome Walking the Dog. Infatti vedremo che molto spesso quando portiamo il cane che questo va da destra a sinistra seguendo un percorso erratico, e noi, ecco, simuleremo questo con la nostra canna e la nostra esca artificiale. Questo tipo di recupero si effettua con ciclici colpi laterali della canna a velocità lenta e costante, ma possiamo fare un recupero VTD anche più veloce. Se fatto in maniera corretta, noteremo che l'artificiale fa un zig zag sul pelo dell'acqua che può essere più o meno ampio, anche a seconda della forma e della tipologia di esca che utilizziamo. Questo tipo di recupero è ideale per tutti i predatori e soprattutto la spigola, o magari per quei pesci che seguono le altre esche senza mai decidere a sferrare l'attacco decisivo. Parliamo adesso del recupero del popper. Questo viene utilizzato con esche artificiali specifiche che sono definite popper. La loro forma è solitamente tronca in testa e permette di lasciare una scia di bolle, e questa tipologia di recupero, ecco, invoglia il predatore all'attacco anche per il fragore, che molte volte attira il pesce e in qualche modo lo infastidisce perché rientra nella sua zona di caccia. Questa tipologia di recupero, il recupero del popper, lo si effettua tipicamente con canna alta a media velocità, variando con delle pause e delle forti jerkate, sempre col filo in tensione. Molte volte vedremo che l'attacco può arrivare sulle ripartenze, per esempio dopo lo stop. È un recupero ideale per tutti i predatori di superficie, soprattutto il pesce serra o le lampughe o magari anche i tunnidi, sia nella pesca dalla riva, dalla costa, che nello spinning in mare dalla barca, da natante. Parliamo adesso del recupero stop and go, che può essere fatto sia con delle jerkate che senza jerkate. Questo tipo di recupero è di solito molto simile a quello lineare che abbiamo descritto in precedenza e viene effettuato tipicamente a media velocità, alternando delle pause più o meno lunghe a delle ripartenze e delle jerkate.
Questo tipo di recupero è applicabile soprattutto alle esche dotate di paletta, i Minnov, ma è valido anche per una grande vastità di esche artificiale e solitamente questo tipo di recupero è rivolto a tutti i predatori. Come ultima tipologia di recupero, ecco, parliamo anche del recupero del jig e del classico recupero a dente di sega. Questo tipo di recupero è ovviamente dedicato maggiormente alle esche che vanno giù, come i jig, i casting jig o altre esche che lavorano ai pressi del fondale della mezz'acqua. Come viene fatto questo tipo di recupero? Lasciato affondare la nostra esca artificiale, parliamo del jig, iniziamo a recuperare dando delle cercate dal basso verso l'alto, in questo modo, e durante questa azione di pesca vedremo che il nostro artificiale, che avrà comunque il suo movimento, tenderà a risalire in superficie e poi lo lasciamo affondare qualche istante e poi ricominciamo questa tecnica di recupero. In questo modo avremmo effettuato il recupero a dente di sega, no? In questo modo, ideale per tutti i predatori di alta e media profondità, tra cui molte volte anche il barracuda, le palamite, i tonno letterati e i pesci predatori che svolgono l'azione in questa fascia d'acqua. Allora, siamo in conclusione. Che cosa abbiamo imparato? Che esistono diverse tipologie di recupero e solo con la pratica e lo studio delle esche potremo migliorare la nostra tecnica e scoprire anche nuovi tipi di recupero, personalizzando magari a nostro piacimento quella che è la tecnica base. Il mio consiglio è di andare a fare delle prove, per esempio nei pressi delle banchine portuali o in zone con acqua limpida, perché in questi tratti, lanciando la nostra esca magari anche parallela a quello che è il bordo del nostro molo, la banchina portuale per esempio, potremo vedere il comportamento delle esche alle diverse tecniche di recupero che abbiamo appena descritto. Un ultimo consiglio: credete sempre ad ogni recupero fino al momento in cui togliete il vostro artificiale dall'acqua, perché molte volte, anche per esperienza personale, è capitato che proprio in quell'istante in cui stiamo togliendo l'esca dall'acqua riceviamo il tanto atteso attacco. Spero che questo video sia stato di vostro interesse, se così fosse lasciate un like, come sempre iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Ringrazio tutti voi per la visione e noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!